Benvenuti! Ciao ciao ragazzi per l'angolo del libro game. In ritardissimo come al solito, è inutile che io dica che sarò puntuale perché non è mai così, succede sempre qualcosa, ma l'importante è che ci troviamo qui, meglio tardi che mai. Allora, questa settimana vi avevo promesso un libro a cui tengo particolarmente per tutta una serie di ragioni, e cioè Yaga di Gabriele Simionato, caro amico, un bravissimo scrittore e una persona che a livello letterario seguo dai tempi anche prima di Vesta Shutdown, che è stato il suo primo successo, e poi si è rivelato uno scrittore di tutto rispetto. Tanto per cominciare, siamo nella foresta di Urt, Armenia settentrionale, 3 gennaio 1672, e siamo niente poco di meno che la Baba Yaga, sì, quella Baba Yaga, la strega leggendaria, fonte di incubi, leggende e meraviglia proprio in quel territorio. Questa qui, la strega rossa. Con noi ci sono le nostre bellissime sorelle, la Baba Galia e la Baba Giulia, rispettivamente la strega gialla e la strega blu. Avrete a disposizione diversi tipi di magie, precisamente le magie gialle, le magie blu e le magie rosse. La nostra specialità è la magia rossa, ovviamente, come dice il nome, cioè la capacità di manipolare le emozioni, ma anche il fuoco e le fiamme. Abbiamo poi la strega gialla, quindi la magia gialla specializzata in cosette un po' più subdole, quindi dall'elettricità ai veleni e a tutto quello che è marcio. Potrete poi avere a disposizione la magia blu, che riguarda ovviamente tutto quello che è un po' acqua e aria, quindi fluttuare, muoversi, manipolare l'acqua e tutto quello che vi tornerà molto utile. Naturalmente, in quanto streghe provette, abbiamo comunque la possibilità di utilizzare tutti e tre i tipi di magia, ma ovviamente avremo poi da regolamento, che adesso vi vado a spiegare, maggior potenza e maggior capacità di utilizzare la nostra fonte di magia. Ma partiamo dalla storia. Armenia, notte. 3 streghe stanno conducendo un rituale molto antico, quello che permetterà a una di loro di diventare la strega nera, capo della congrega, che verrà estratta a sorte, diciamo, secondo il potere e le capacità magiche, e prenderà in eredità niente meno che il potere di Babushka, cioè della nonna. Proprio durante l'apice di questo rituale, ecco che subiamo il primo attacco da parte di un potentissimo stregone esorcista di nome Sebastian. Sebastian mira a sua volta a diventare lo stregone nero e a far fuori noi e le nostre sorelle. Subito dopo questo primo scioccante combattimento, scioccante per chi, quello dipenderà da voi, ci troveremo ad affrontare una serie di avventure, ragazzi, veramente infinite, veramente tante, grazie anche al fatto che siamo dotati di una capanna viaggiante, ballante, parlante in qualche modo, e soprattutto di compagnia, Izba, la famosa capanna che secondo le leggende monta 2 zampe di gallina e terrorizza quanto meraviglia tutta l'Armenia settentrionale e tutti i territori annessi. Izba si muove grazie al carbone, che sarà fondamentale nella storia e nonché foriero di grosse sorprese, ma non vi voglio spoilerare nulla. Non sarà l'unica sorpresa, perché questo libro è pieno di sorprese, e si rivelerà una compagnia molto utile, perché il suo interno contiene non solo il nostro santuario, che ci permette di avere i poteri, ma svariate stanze in cui avremo tutte le nostre cose, quindi medaglioni, amuleti, spuntini, eccetera. Se Izba in qualunque momento dovesse morire o dovessimo esaurire le nostre riserve di carbone, quelle che la mandano avanti nella mappa, anche noi ci ritroveremo purtroppo a non poter più tornare. Fortunatamente Izba si rivelerà veramente preziosa, quindi averne cura non è solo una questione di affetto, non è solo una questione di vita, ma è anche una questione di spostamenti, perché è dotata di questo incantesimo molto particolare che si chiama precisamente, ve lo devo leggere perché non me lo ricorderò mai, Galinatsky Paragraph Saltator. Vi dice qualcosa? Sì, effettivamente è l'incantesimo GPS. Aggiornare il GPS sarà una cosa importante nella storia, infatti avrete a disposizione la mappa su cui muovervi, che è piuttosto libera, ma è condizionata. Vi faccio vedere la mappa. Voi direte, mamma mia, però è difficile vederla così, e infatti il libro ci offre anche un'altra feature. Voi sapete quanto mi piacciono queste cosette, quindi questa la metto fra i punti forti del libro, è la possibilità di avere una mappa a colori. Guardate quanto è carina. Se c'è una cosa che io adoro nei libri game, nei GDR, nei manuali, qualunque cosa sia, sono le mappe. Sempre nel corso delle 1000 avventure che ci troveremo a vivere, soprattutto le prime per recuperare gli oggetti perduti al Sabbath per colpa dell'attacco di Sebastian, dalle nostre sorelle che ce l'hanno un tantinello con noi per averle lasciate un po' bruciare
e averle un po' abbandonate. Quindi ci chiederanno per prima cosa di recuperare alcuni oggetti, ad esempio il mestolo che è stato lasciato appunto nel pentolone del Sabbath, ma che nel frattempo sarà stato ovviamente rubato da qualcuno e sarà finito in improbabili luoghi. E insomma, di avventure ce ne sono tante, ci troveremo ad avere a che fare con le suore di un convento e con strani marmocchi, bambine che la sanno lunga, che potrebbero esserci d'aiuto. Ci troveremo ad affrontare le minacce delle benedizioni, ci troveremo ad affrontare nuovamente Sebastian e ci troveremo soprattutto ad affrontare noi stessi. Eh sì, perché questo libro è in parte largamente ironico, in parte estremamente divertente e poi ha questi picchi commoventi veramente belli in cui potremo andare a rivivere anche la storia della vita di Baba Yaga per capire un po' le sue origini, come è venuta fuori e quali sono i suoi rimpianti, quali sono i suoi desideri e avere soprattutto l'occasione di poter cambiare se vogliamo. Il libro ci offre infatti diverse strade, siamo noi a decidere da che parte andare e la cosa migliore forse è che questa cosa è integrata proprio nel regolamento. È questo proprio forse il punto forte del libro, cioè la capacità di mescolare perfettamente narrazione con regolamento per renderle parte integrante l'una dell'altra. Qui non si vive un regolamento scollato o solo funzionale al racconto, ma pienamente integrato, ve lo capirete meglio quando andrete a vedere. Gli scontri sono abbastanza semplici, anche se dovrete fare un pochino la mano all'inizio. Di cosa abbiamo bisogno infatti? Delle nostre candele, che sono lì apposta custodite nel nostro santuario. La resistenza del nemico è determinata da un tot di incantesimi di diversi colori che dovrete lanciargli addosso per ucciderlo. Per esempio, un nemico può necessitare di una magia blu e 2 gialle per essere abbattuto, oppure 2 magie rosse e una blu, a seconda del tipo di nemico che abbiamo di fronte. A quel punto dovremo andare a contare le candele che abbiamo del colore corrispondente, attaccarlo con le candele giuste, tirare i dadi e fare un punteggio pari o inferiore al numero di candele col quale stiamo attaccando. Una volta che abbiamo colpito il nemico possiamo cancellare, se abbiamo successo, la lettera corrispondente alla magia, al colore della magia usata per abbatterlo, fino a che non lo avremo abbattuto del tutto. Prima di attaccare un nemico possiamo decidere di utilizzare un altro elemento che è abbastanza originale, che è la concentrazione. Che cos'è la concentrazione? La possibilità di aumentare la nostra riserva di dadi a 2, però rischiando un pochino di incappare in un 10, 11 e 12, quindi se si incappa in questi numeri purtroppo si deve spegnere una candela rossa nella fattispecie. Ricordatevi sempre che le candele rosse sono, in quanto streghe rosse, la nostra riserva più importante. Possiamo consumare le altre, ma al momento in cui finiremo le candele rosse ci ritroveremo senza poteri e quindi senza possibilità di andare avanti. La scrittura, signori, è veramente magistrale. Ci sono forse alcune incoerenze nella trama, ma ne parleremo un attimo vedendo un po' i punti deboli, ma la scrittura ha una ricchezza espressiva veramente notevole che hanno pochi autori, devo dire la verità, soprattutto parlando di libri game, anche se oggi, come abbiamo già premesso nell'altro video, non si può più tanto distinguere fra i libri game ben fatti di adesso e alcuni romanzi veri e propri, perché non è più come un tempo. Come al solito vado a darvi un saggio. Guardi il grosso pentolone che ribolle nel caminetto dal quale proviene un odorino delizioso. Cosa preparate di buono? Hai già messo la mano sul coperchio rovente, ma Giulia ti ferma prima che tu lo apra. Risotto ai 4 marmocchi? Beh, veramente hai 2 marmocchi. I biondini sono riusciti a scappare. Galia si è lasciata abbindolare e nel forno c'è finita lei. Scuoti la testa in segno di disapprovazione. Ancora quel vecchio trucco, ti hanno fatta infilare in un posto stretto. Galia annuisce mestamente. Ci caschiamo sempre, sorelle, dobbiamo stare più attente. Ma il risotto verrà buono lo stesso. Ci ho messo le mie verdure raccolte fresche dall'orto delle 12 meraviglie. Invece la settimana prossima voglio fare lo spezzatiti con le patate. Sarà una delizia, ti lecchi le zanne che al solo pensiero stanno crescendo. Un'altra bella cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è la capacità di unire il mito di Baba Yaga o di prenderlo come spunto per andare poi a toccare varie leggende, varie fiabe tradizionali e quindi darci modo di avere un ventaglio il più ampio possibile di tradizioni, di leggende proprio della zona, esattamente come fa per gli elementi storici. Perché in questo libro avrete anche modo di avere a che fare chiaramente con un'ambientazione molto ben studiata e quindi una quantità di nomi che probabilmente pochi conoscono e che avranno sicuramente lo stimolo di andare a scoprire. Naturalmente avrete modo, oltre ai nemici realistici, di incontrare anche parecchi mostri, nemici, creature fantastiche della tradizione. Ne dico una su tutti, le Vela, fosse anche solo perché le conoscete tutti da Harry Potter, e quindi anche di scoprire un immaginario collettivo dell'epoca che si è
portato fino ai nostri giorni e che è alla base di tante delle nostre tradizioni. Anche qui non vi voglio fare spoiler, vi sto dando solo qualche accenno, qualche piccola curiosità, qualche indizio per ingolosirvi un po', ma che sono presenti ancora oggi e ci portiamo dietro magari senza saperlo proprio da fuori, e che sono state magari convertite, sono state magari rielaborate, ma che rappresentano delle cose ancora molto importanti per noi, soprattutto da piccini. La protagonista è un personaggio, forse questo è uno dei lati anche che posso annoverare tra i migliori, è un personaggio veramente ben costruito. Sembra inizialmente magari macchiettoso, ma si rivela ricco, bello, la voglia di scoprirlo. Piccolo punto debole potrebbe essere proprio forse l'eccessiva ricchezza per quanto riguarda il regolamento. Chiaramente richiede un certo sforzo, non tutti potrebbero gradirlo, perché fra l'aggiornamento del GPS di Izba, ma le candele, il santuario, lo svolgimento dei combattimenti, gli oggetti che bisogna ricordarsi di prendere, crocette e stanghette di cui non vi ho parlato ma che servono a determinare lo scorrere del tempo, quanto tempo ci resta, quindi prima che succeda qualcosa che magari non deve succedere, oppure delle cose che ritroverete poi saranno importanti per il finale. Ricordatevi sempre che la parola chiave di questo libro è: siete buone o siete cattive? È una cosa che potete scegliere. L'occasione mancata, e qui mi stringo il libro al cuore perché è praticamente un punto dolente su cui io insisto. A me è diventata una specie di barzelletta, una specie di gioco fra me e il diretto interessato. Mi riferisco in particolare all'eliminazione di alcune morti cruente di ragazzini, perché andare a togliere delle scene in cui dei bambini vengono magari mangiati, una in particolare, alla fine una scena, quando poi il target fondamentalmente io non credo che siano bambini di una certa età, sotto una certa età, altrimenti mi dovete spiegare tutti com'è possibile che un bambino invece possa tollerare qualcosa come: il tuo braccio, pelle e ossa, penetra lo stomaco del contadino che è venuto più vicino, con le unghie sanguinanti ti fai strada oltre la schiena dell'uomo, forando la camicia finché non esce tutta la mano. Ragazzi, che me combinate? Perché sprecare l'occasione? Perché non avete il coraggio di fare il saltino in più? Visto che si tratta già di un libro, ecco qual è la scelta che io non capisco. Si tratta già di un libro che non è per bambini. Va bene che le fiabe tradizionali sono cruente, avevano delle cose terribili, perché non so se vi ricordate, ragazzi, la vera storia di Cenerentola, come finiscono male le sorelle alla fine. Adesso un bambino edulcorato dalla Disney legge una cosa del genere e si traumatizza, oppure vuol dire che è un ragazzino di un'età adatta a poter leggere un libro che è divertente, è simpatico, ma non è rivolto esattamente ai marmocchi. Quindi a questo punto, ragazzi, ripensateci in una seconda edizione. E con questo è tutto, ci salutiamo con Yaga, quindi mi raccomando, anche se lo vedete specchiato, ricordatevi Yaga, Gabriele Simionato, matite di Erika Rossi. Un complimentone a tutti quanti quelli che hanno lavorato a questo libro, al di là del fatto che devo analizzare pregi e difetti ovviamente, e ve lo consiglio veramente. È uscito già da un bel po', ha vinto anche un premio, edito da Aristea, non l'avevo detto quindi ve lo vado a dire adesso, e insomma lo trovate dappertutto perché è stato veramente un successone sia di critica sia di pubblico. Io avrei voluto che vincesse anche di più. Vi invito naturalmente, se vi è piaciuto il video, a farvi sentire, a lasciare il commento qua sotto, discutiamo del libro. Se lo avete letto fatemi sapere che ne pensate, se non lo avete letto e vi incuriosisce, insomma parliamone. Naturalmente lasciate anche un like al video e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e attivate, già che ci siete, la campanella, così avete notifiche per i prossimi video, perché come sapete io sono ballerina, quindi vi fa comodo insomma tenere la campanella attiva. Ci vediamo presto, spero, anche se non garantisco, ma spero il prima possibile. Quindi intanto vi lascio un bacione, mi raccomando seguitemi e non vi dimenticate quello che vi ho detto poco fa. Un bacione, a presto!